Ciao Monica, sei qui per Monique. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. La vedo su un molo di un lago, pronta per tuffarsi, cioè per tuffarsi all'interno di se stessa. È in costume da bagno? Sì, blu e bianco, Due pezzi o un pezzo unico? Un pezzo unico. intero, sì. Ok. Blu e bianco. Mm. E si tuffa? È come sospesa, no? Un fermo immagine del tuffo. Scusa, mi hai detto mare, lago, cosa hai detto? Sì, mi sembra un lago. Lago. Quindi abbiamo la sua autorizzazione. Sì, assolutamente sì. Vibrazione. 8 miliardi. Consapevolezza. 131. Anima. 42. Vite. 2135. Percentuale di cervello, corrispondenza alla percentuale, quantità di, cioè al livello di capacità medianiche. 8.8. Suscettibilità ipnotica nuovo valore, con 40 si può andare in ipnosi da soli, con 100 si è come Monica. 32. Ok. Nome del progetto. Allora, mi viene mamma e moglie, anche se poi lei non è moglie, però intendere eh, la donna, no? Di famiglia che si accoppia con un uomo e mamma che fa dei figli. È come se la sua vita principalmente fosse ruotata intorno a quello. Quindi poi lei è anche di fatto lavoratrice, però come se la sua vita fosse così circoscritta in un ambito ristretto, ecco. Ok. Facciamo due cinema, uno per gli archetipi e uno per le persone. Nel cinema degli archetipi chiamiamo l'archetipo 11 e l'archetipo 33. L'archetipo 33 si dispone davanti all'archetipo 11, come se in realtà fossero molto simili fra di loro, no? Essendo poi un multiplo, no? 33 di 11, 3 volte. In verità, per esempio, qua nell'archetipo 11 mi vengono diversi simboli. Mhm. È venuto le Torri Gemelle, mi è venuto anche degli angeli. E in ultimo, a salire, il computer centrale, diciamo così, della Matrix, il sistema binario. E il 33? Il 33 me lo dà più collegato invece alla Trinità religiosa. Ok. Hanno dei colori questi numeri, come appaiono degli archetipi? A me per l'11 è venuta come se fosse una scatola contenente tutti questi simboli che ti ho detto, e viene una scatola rossa. Mhm. L'altra del 33 che vedo come figura centrale la Madonna con sotto Gesù, infatti per esempio Gesù è morto a 33 anni, no? La classica iconografia in cui c'è Gesù con il costato ferito e Mhm. la corona di spine, così. Me lo fa vedere bianca, un po' dorata la scatola. Causa esoterica del fatto che la sessione di oggi, che è stata spostata per vari motivi, a giorno, mese, anno completo, somma 11.
È vero che Monica ha molta familiarità con i numeri, ed è come se lei volesse iniziare a scoprire alcune verità attraverso anche proprio la numerologia, attraverso la matematica, che alla fine è una delle espressioni della Matrix insieme alla geometria. E per lei l'11 è proprio pregno di significato, anche perché è come se volesse ricominciare da se stessa. Ed è come se fosse un 1 con un punto esclamativo, io lo vedo. Entità eteriche. Nel secondo universo c'è Mosè con la tavola lì dei comandamenti. Poi c'è un leone, un dinosauro, una mantide, un cobra e 3 DL. Mentali. Sono 3. La prima si chiama Piromane e direi che è di livello 3-4. Poi c'è Inculcare. Allora, in passato era più alta, perché mi fa vedere anche a livello 5-6, attualmente più che altro a livello 3. E poi l'altra è Bisogno e Sacrificio, è un'unica entità mentale. Il livello io direi intorno al 5. Vediamo Piromane. Fuego. E infatti, no, mi fa vedere lei tipo che accende un fiammifero e crea proprio come terra bruciata intorno a sé. Quindi è come se creasse una sorta di aridità di rapporti, tale per cui le sue frequentazioni e i suoi confronti rimangono soprattutto circoscritti all'ambito più che altro attinente alla famiglia e dintorni, non a quelle che sarebbero le sue affinità elettive, in base al suo modo di essere profondamente. Perché Piromane? Questo, terra bruciata intorno a sé. Ok. Mm. Inculcare. Di cui appunto lei non ha del tutto consapevolezza, però nel corso del tempo è come se le fossero state proprio inculcate una serie di credenze e di atteggiamenti che non sono suoi e che lei in parte sta riconoscendo come estranei a sé, ma è come se non riuscisse ancora a disfarsene del tutto. E per cui accade che in alcuni frangenti della sua vita lei agisca in maniera non del tutto naturale, o meglio ancora, non del tutto connessa alla sua anima, ma in maniera un po' automatica. Perché quello che guida, il pilota che guida, sono proprio queste credenze che le sono state un po' inculcate a forza. Bisogno e sacrificio. I suoi bisogni più profondi rimangono abbastanza inespressi e pertanto non soddisfatti, non realizzati. Ha difficoltà anche a comunicarli ad altri. Il risultato è che tendenzialmente lei, anche se sempre di meno, è stata un po' incline nel sacrificare se stessa, le proprie attitudini, la propria anche forza di attrazione naturale, per assecondare invece quelle che sono le esigenze dei suoi familiari, dei suoi cari. Impianti. E il primo che mi fa vedere è quello mentale ed è tipo una cordicella dorata,
che è legata intorno alla testa fronte, diciamo, un po' stretta. E io vedo il seno. Per me la spalla no. Il braccio destro, l'inguine destro e il ginocchio sinistro e un po' lo stomaco. Causa esoterica di dolori alla parte destra. Allora, il braccio destro effettivamente ha l'impianto e per cui è assolutamente legittimo questo dolore. Dunque, ma per la parte destra è come se mi dicesse che lei vorrebbe prendere maggiormente in mano la sua vita nell'agire, nell'azione proprio, ecco. È come se rimanesse sempre un po' un passo indietro rispetto a quello che lei pensa di fare. Quindi tante cose rimangono appunto inespresse lì nella sua testa, rimangono idee, rimangono sogni, rimangono desideri e poi non li agisce. E la parte destra è proprio la parte così, no? Maschile dell'azione, del rendere concreto, fattivo. Cisti spalla sinistra. Destra, scusa. Aspetta, perché mi viene fuori come se fosse tipo un piccolo regalo, perché ha la forma praticamente di un pacchettino infiocchettato. Oddio, ecco, vedi, dovevamo chiederle in che occasione gli era venuta, perché è come se fosse proprio una sorta di strascico, Non lo sa, di esito, non lo sa, se no me l'avrebbe scritto. di esito rispetto a qualcosa che è accaduto. Una reazione nel fisico a un qualche cosa nell'emozionale? No. Allora. Un evento? Allora, perché me lo collega come se fosse in una qualcosa di notturno e non riesco a capire se si tratta di un abduction oppure tipo se hanno utilizzato l'immagine di sua mamma, ok, come esca per farla lasciare andare durante il sonno e effettuarle l'abduction proprio in sé per sé. Ok. Tra le due, quale senti? Sì, propendo per il discorso della mamma, perché vedo un regalino, come se ci fosse stata una sorta di, non so come spiegarti, di contentino, no? Sì, un dono comunque. Quindi è arrivata una finta mamma in sogno e questo è stato il gancio per effettuare una abduction e il Sì, risultato è la ciste. sì. Perché lì hanno messo qualcosa, hanno operato alla spalla, hanno iniettato, hanno prelevato, hanno asprottato. Allora, mm, credo che allora, lei non è la sua mano, no? Per il quotidiano, perché lei comunque è mancina, però è proprio quel braccio che è legato per lei e per la maggior parte di noi all'idea dell'agire. Ed è come se abbiano individuato il suo punto debole in questo, che lei ha sempre un po' difficoltà, no? A tradurre in azione un qualcosa che la potrebbe proprio realizzare, la potrebbe esprimere. Ed è stato come, non so come spiegarti, è come avere per loro una tecnologia eh, di individuazione di parti fisiche che vanno a bloccare
cioè per noi, diciamo che è il contrario, no? Noi sappiamo che un certo sintomo è espressione di un determinato disagio. Mm. E per loro è come se fosse il contrario, creando quel tipo di sintomo vanno all'inverso e creano, rafforzano un certo altro tipo di disagio. Ok. Ci sono state quante abduction nell'ultimo anno? E da quando lei ha iniziato a fare le sue pratiche, chiamiamole pratiche di consapevolezza, sono molto diminuite. Diciamo che la sua zona è anche una zona molto attiva da quel punto di vista, la zona in cui vive lei. Direi no, ma neanche tutti i mesi, perché mi dice a volte può essere 2 al mese, a volte neanche. E Cioè, sempre più sporadico. nell'ultimo anno quante? Una decina? Così. No, neanche. Nell'ultimo anno mi dice 5. Geloni, mani, piedi, sempre avuti, causa esoterica se c'è. Causa fisica la lasciamo agli altri, noi guardiamo la causa esoterica, un gioco, un pourparlers, un facciamo finta che. Mi fa vedere come se si fosse trovata completamente disarmata, disperata da certi punti di vista, senza forze, senza difese. E infatti penso che sia proprio avvenuto in prossimità del ricovero di sua madre su per giù, no? Dove lei si è proprio sentita inerme. Completamente, sia mani che piedi. Come se davvero in un certo senso non sapesse neanche dove poter sbattere la testa, non sapesse neanche che pesci pigliare con le mani, non sapesse neanche come muoversi, come camminare. E vedo che questo senso di instabilità e di precarietà è come se le fosse sempre rimasto, come un piccolo trauma che è rimasto, che poi si è convertito in altri modi, anche rispetto al fatto che lei ha paura di rimanere senza soldi, situazione che di fatto non è che si è mai verificata, ma lei ne ha paura, è proprio ricollegata a quel momento lì in cui lei ha avuto fortemente la paura, no? Di essere completamente da sola, abbandonata. Ok, causa esoterica dell'essere mancina. È un'agevolazione della PS per porre maggiore attenzione al suo emisfero destro. Lei si è scelta una vita in cui da una parte aveva dei blocchi, essendo un contesto religioso molto forte. Però dall'altra, scegliendo invece di privilegiare l'emisfero destro, ha potuto proprio riuscire a vedere e a smascherare certi inganni che sono contenuti, per esempio, all'interno della religione e non solo. E l'occhio sinistro te l'ho detto, te l'ho chiesto? No, No. l'occhio sinistro no. Causa Quello esoterica pigro. del pigro. L'occhio sinistro pigro. Mm. Allora, in realtà qua è come se fosse una sorta di invito da parte della PS a utilizzare maggiormente l'emisfero sinistro. Cioè, allora dunque, scusami, l'emisfero destro, perché allora, è come se lei ha scelto una vita
molto all'insegna dell'emisfero sinistro, sia come attività lavorativa che ha a che fare con i numeri, i calcoli, quel tipo di responsabilità, di razionalità, di logica, e ha scelto anche una vita tutto sommato piuttosto inquadrata complessivamente. E quindi in realtà è come uno stimolo per, avendo appunto un difetto fisico, richiamare l'attenzione sull'importanza di risvegliare tutta l'altra parte. È sempre la stessa cosa, alla fine. Nel senso, lei ci ha detto tante volte, in tanti altri argomenti. Sì, e lei stessa se n'è resa conto, perché è da tempo che ha questa visione dei numeri doppi e lei stessa ha Esatto. commentato dicendo: quando non sono tanto presente, quando non sono tanto centrata, mi accade appunto di vedere i numeri doppi, no? Come se fosse questa sveglia, no? Questa riportare l'attenzione. Quindi i numeri doppi nel caso di Monique arrivano da se stessa? Sì, chiaramente sì, dalla propria PS, sì. Mhm. Anche appunto perché lei è attratta dai numeri. È attratta dai numeri e ha anche la possibilità, volendo, di studiare i numeri da un'altra prospettiva, rispetto a come li studia lei, perché lei li utilizza a scopi fondamentalmente economici, materiali. Invece potrebbe utilizzarli a scopi esoterici. Lo potrebbe fare, e in questo senso anche i numeri doppi sono un invito in questa direzione, a guardare a una realtà che lei conosce bene, che è quella dei numeri, ma in un'altra prospettiva. Ok, però a mio modesto parere, se lei un periodo vede 14-14 e un altro periodo vede 11-11, va a cercare i vari significati e si perde. Esistono libri essenzialmente interferiti, libri che parlano di angeli, libri che parlano di tutte queste minchiate qua. E alla fine i numeri doppi, se sono dei messaggi della propria anima, va bene, vuol dire svegliati, no? Dai, fai quella cosa. Ma andare a cercare un significato a tutti i costi significa un po', io non so come agire, seguo i segni. No, non è da creatori. Non credo che sia da creatori, io non faccio No, così, l'ho fatto in passato, qualcosa di simile, e mi sono anche un po' sentito un cretino dopo un po', con tutto il rispetto ovviamente per chi lo fa invece. Cioè, decido con un intento cosa avere, cosa perseguire e basta. I numeri doppi poi arrivano, bene. Io la vedo un po' così, ma altrimenti non è alla la fine. questione non è vedere i numeri doppi e andare a vedere su internet che cosa dicono gli angeli dei numeri doppi. La questione è un'altra, è il fatto di comprendere che la Matrix, per come noi abbiamo scelto, è costituita da una geometria e da dei numeri. Certo. E lei ha la possibilità di approfondire questo piano della Matrix, questo aspetto della Matrix numerologico, ma non in quella maniera banale e riduttiva, Mhm, come quando noi facciamo quelle ricerche, assolutamente no, ma in maniera molto più profonda. mhm. Se lei lo desidera, lei sarebbe molto portata, perché lì entri in significati davvero molto profondi della creazione Matrix. Mhm. Va bene. Torniamo al cinema. Andiamo a un cinema delle persone. Chiamiamo i due figli, il compagno, il padre, la collega, i colleghi, diciamo. Se c'è la fiamma e anche le due persone che hanno fatto una sessione a Monique. Quello che crede in Gesù e quello più quella che credono nelle guide. Questi ultimi due che hai citato non li vedo all'interno del cinema. Sono fuori? Le guide hanno detto loro di non entrare? Sì, li vedo tipo anche con un mazzo di carte in mano. I numeri non sono quelli giusti. Se c'è qualcuno che vuole seguire le proprie guide, lo faccia, sappia che ha l'indole del cane al guinzaglio. E il padrone dice dove devi andare a fare la pipì. E tira il guinzaglio, la guida.
Chi invece vuole guidare la propria vita, le guide non le ha se non allo specchio. Quindi restano fuori. E Gesù? Col mazzo di rose in mano appassite? Gli anni sono passati, le rose appassiscono. No, ovviamente neanche lui è all'interno del cinema. Bene, ce ne frega un cat. I figli, Sì, sia il ragazzo che la ragazza ci sono ovviamente. C'è compagno, anche, sì, il compagno, sì, 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 c'è. padre, Il padre c'è, sì, sì, sì. collega, colleghi. Collega, scusa, maschio o femmina? Ma femmina, la collega. Mm, infatti, donna, sì. Mm. Sì, sì, e che non lo so perché in un certo senso penso, no, che sia un modo per manifestarsi, mi si manifesta fisicamente simile a lei, come per indicarmi che c'è probabilmente un'affinità, ecco. Cioè ha le stesse caratteristiche, diciamo. Sì, Mm, ok. somatiche, sì, perché la vedo con gli occhiali, la vedo con i capelli chiari. Questo può essere vero come falso. Intendi che c'è un'affinità con lei di interessi, di carattere, di indole, Sì, sì, di e forse pensieri. anche di più di quella che hanno esplorato fino adesso. Ok, c'è anche la fiamma, che potrebbe coincidere con il compagno, potrebbe non esserci, potrebbe esserci e rullo di tamburi. Allora, la vedo molto distante, fuori dall'Italia. Quindi ovviamente non è il marito. Ehm, la vedo tipo verso il Nord Africa. Quindi, siccome lei può cambiarla ad ogni sospiro, il fatto che sia lontana sta un po' a significare che siamo lontani. Sì, e anche perché comunque lei vuole tenere in piedi tutto quello che ha Certo. e quindi inevitabilmente tiene a distanza la fiamma, no? Come abbiamo visto nell'entità mentale terra bruciata. E quindi a maggior ragione a distanza deve rimanere la fiamma affinché lei mantenga tutto quello che lei ha creato fino ad adesso. Va bene, il più interessato o interessata chi è? Allora, tutto sommato mi continua a venire l'immagine del figlio, che effettivamente è venuto in tenuta, non so se da calcio o da calcetto, non ho idea, no? Però lo vedo appunto un po' sudato, così capelli sudati, ma interessato, perché è l'immagine che continua a lampeggiare di più. Il compagno? Non troppo. Non troppo, nel senso sembra quasi che da un momento all'altro si possa addormentare perché ha il mento appoggiato alla mano in questo modo e gli occhi non proprio aperti completamente, ecco. Un po' distratto, va bene. Monica, chiamiamo il disincarnato di oggi, la madre di Monique, portale aureo aperto ed invitiamo tutti quelli che vogliono venire, ma anche i 36.000 abitanti della città dove abita Monique. Se abiti in provincia fa niente, prendiamo come riferimento quello, città, i 36.000, cioè scusami, non i 36.000, i disincarnati della città dove abita Monique, che è una città di 36.000 abitanti vivi. Allora, non vedo la madre in quanto essere umano in carne ed ossa, ma è come se mi arrivasse un cuore giallo con una fiamma rossa vicino. Mhm. Ehm, Chiedile di prendere una forma un po' meno simbolica.
Perché allora, se tu fai questa domanda qui è un po'. Allora, dunque, è come se fosse un po' l'immagine di una santa. Ma non credo perché lei si reputi ora così, ma che di fatto ha vissuto una vita molto all'insegna del martirio. Mm. E quindi è come se tu chiedi una forma più materiale e lei si deve presentare con un qualcosa di simile a ciò che era in terra, propone questa di immagine. Il martirio. In un certo senso sì. E diamo una vic. No, lei, cioè la percezione che mi arriva è che lei ha già superato questa, ma era l'immagine che ci poteva restituire più attinente alla terra. Però lei ha già compreso, cioè ha già fatto un percorso evolutivo per comprendere mh, l'inconsistenza di una vita trascorsa in questo modo. Cosa vuole dire a Monique? E le sistema i capelli qua davanti, no? Come a aprirle maggiormente il viso, quindi le apre la frangia. Mhm. Mi dice, mi ricordo di te quando eri, e le dice, mi ricordo di te quando eri bambina. E mi piace guardarti mentre svolgi le faccende domestiche. Dove sta la mamma adesso? Questa domanda mi mette sempre un po' in difficoltà, perché io non riesco a vedere un luogo stabile per i disincarnati. Mm. Ma in questo istante? In questo istante è lì che le scosta i capelli dal viso. Cosa dice l'anima di Monique alla madre? Ho sentito il tuo amore al di là dei divieti e dei limiti. E mi sei mancata. Dialogo tra i nipoti e la nonna. In un senso e nell'altro. Vediamo cosa si dicono. La nonna dice che li va a vedere e quindi lei non è sorpresa, no, di vederli già adesso più grandi, perché è come se in un certo senso li avesse seguiti, no, nel corso del tempo. Mhm. E sono più sorpresi loro. Loro sono molto sorpresi. Di vedere la nonna. Eh sì, Cosa le dicono? Cosa fanno? più che altro la ragazza è come in un certo senso bloccata. Il ragazzo non so perché lo vedo sempre comunque più spigliato rispetto a queste cose, come se potesse comprendere bene che, il ragionamento che fa Monique, sua mamma, no? Che quindi in questo mondo ci sono tante cose che non riusciamo a vedere. E quindi è abbastanza naturale per lui, non è così strano. Marito vivo, moglie non più viva. Cosa si dicono? È come se fossero passati 100 anni, lei dice. È come se, perché è come se rispetto al ruolo che lei ha avuto di moglie non si riconoscesse più, no? Ed è come se lei guardasse a suo marito, e non so come spiegarti, più come a un compagno ehm, di scuola, come a un'amicizia.
capito? Non come a un marito. Erano fiamme. No. Non si dicono nient'altro? È come se lei avesse un forte sentimento di empatia e di affetto, ma non rispetto a un marito, a quello che poteva essere un marito. Rispetto a un uomo amico. Sì, E al compagno di Monique cosa vuole dire? tienila da conto. È una raccomandazione, no? Perché dice Monique d'oro, tienila da conto. Va bene, è giunto il momento di andare, se lei vuole, considerando sempre il fatto che il portale aureo non è un addio. Se la nonna vuole tornare, se la madre di Monique vuole tornare a vedere, a fare, può fare quello che vuole. Certo che di là riesce a capire la vacuità del gioco, la relatività del gioco, ci si stacca più facilmente da tutti gli elementi di questo gioco giro, dove era la mamma di Monique e tutto il resto. E quindi poi diventa un pochino più difficile, ma se lo vuole fare, lo può fare, e alcuni lo fanno. Sì, sì, lei vuole assolutamente. Lei vuole anche perché era già molto in là nel suo cammino di evoluzione, per cui è a un passo dal portale aureo. Deve allungare la gamba e basta. Sì, esatto. La salutiamo, immagine finale? O parola, battuta finale? È lei che, da che era questo cuore rosso e giallo, diventa luce rossa e gialla. Mm, Però qualcosa del tipo, tanto ci rivediamo. Perfetto. Non lo chiudiamo, vediamo quanti disincarnati sono venuti dalla città in cui abita Monique. Vediamo quanti girano per quella città di 36.000 abitanti e quanti disincarnati si sono presentati. Allora, sono tipo 90.000 e presentati per il portale aureo 500. 1000, no, 500 e basta. Mm. Quindi sempre più o meno 3 volte la popolazione di un posto e quelli che si presentano sono veramente pochi. Quindi possiamo dire che la madre di Monique, che era già lì per, no? Era una anima molto evoluta. Sì, 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 ha fatto proprio un percorso in parte anche insieme a Monique. Va bene, lo chiudiamo, la salutiamo Mm. e vediamo gli orbs. In casa Monique ne ha evidenziati, visualizzati alcuni, visti alcuni con le telecamere, li ha analizzati, non ci sono più, ha messo dei dispositivi ergonici. Le gatte spostano lo sguardo, sembrano interessate a volte a qualcosa di invisibile. Qualche volta è stata la mamma e qualche volta una bambina. Ma Perché la mamma ha questa facoltà, no? Eh, cioè sua non è madre. come noi, sì, sua madre, sì, 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 perché non è come noi che se siamo in un posto non siamo in un altro posto, no? Mhm. Questo è il nostro limite in quanto abbiamo un corpo. Per i disincarnati che il corpo non ce l'hanno, hanno effettivamente la possibilità di essere nel loro cammino di evoluzione, quindi in un'altra dimensione, ma di presentarsi anche sotto varie forme, tra cui gli orbs, in questa nostra dimensione. E quindi a volte appunto era proprio la madre. E altre volte boh, vedo questa bambina, una bambina che si presenta come se fosse dei primi del Novecento, tipo.
Va bene. Ci sono ancora? C'è la bambina, c'è ancora? Ehm, la bambina no, perché è come se fosse in visita nella zona e quindi non era sempre incuriosita, diciamo così, dalla casa di Monique. La madre è possibile sì che di tanto in tanto ritorni. E le gatte cosa hanno visto? Questi orbs, davvero? E anche a volte qualche Mm. entità hanno visto. Va bene. Capacità medianiche di Monique. Ha visto delle strutture, delle luci, dei filamenti sui figli. Mi sembra sulla fronte, no? Giusto? Sì, 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 aveva visto sulla figlia, no? Mhm. Questo reticolo dorato. E poi una volta anche sul marito in zona del terzo occhio. Effettivamente lei vede proprio, sta iniziando a vedere il piano eterico. Quindi la sua vista si sta abituando a vedere non solamente i confini fisici delle cose, delle persone, ma riesce, chiaramente con l'esercizio, come lei ha notato, con la pratica costante, a vedere proprio questo aspetto sottile, di energia sottile. E in quel momento io credo che la figlia stesse dormendo, perché era come se lei vedesse proprio l'attivazione della sua testa durante la formazione dei sogni. Molto interessante. Mm. Per quanto riguarda il marito, ha colto di lui come un momento in cui a volte il marito la sente distante Monique. Mhm. Percepisce che lei sta prendendo un'altra via, mm? Quindi che sta uscendo da quella che è una vita prettamente concreta, pratica, materiale, no? E sta andando verso una via più spirituale. E, a volte proprio per non perdere lei, la connessione con lei, involontariamente lui attiva proprio il suo terzo occhio, no? La sua capacità proprio di intuizione, di iperconnessione. E lei è riuscita a vedere uno di questi momenti di lui. Lui lo fa inconsciamente come anima. Sì, esatto. È come se però la sua mente non avesse ancora preso fermamente questa decisione, come invece l'ha presa Monique. Monique vuole fortemente andare in questa direzione. Mm. Ok, va bene. Abbiamo visto tutto. Cosa vuole fare Monique a questo punto? È come in festa. E quindi lei è già pronta a festeggiare al cluster. Andiamoci. Mm. Sono dei faldoni, quindi questi enormi quadernoni ad anelli contenenti vari fogli, alcuni tipo formato come se fosse Excel per dirti, Mhm. e altri invece proprio più antichi, ingialliti che si sbriciolano. E cosa ne fa? Questi sì che vale la pena di bruciarli. E in effetti qua di nuovo accendo un fiammifero e si riducono in cenere. Questo mucchietto di ceneri lei lo soffia via, completamente, totalmente, dentro il portale definitivo.
Cosa mette qui al posto dei suoi contratti? È un ad eternum molto creativo. Lei utilizza tutte le dita delle sue mani, facendo proprio dei movimenti molto ampi nell'aria per creare questo ad eternum che è un po' sabbiato, dorato. Sì, comunque sui toni del giallo, oro. Mhm. Che forma ha più o meno? Allora, come spiegarlo? Sembra in un certo senso un sole con tante punte, perché lei l'ha creato con le dita, partendo dal centro, andando verso le estremità. O una stella con tante punte, ecco. Avatar. Ci va? L'avatar si mette in un angolino con la faccia contro questo angolo del muro, Mm. quasi sperando di non essere visto in un certo senso. E lei non lo vede? Lei lo vede e certo, appena entrata nella stanza, il suo sguardo è subito andato verso questo avatar. Lo tiene? No, non si fa impietosire da questa scenetta e butta via quindi tutto quanto, avatar e computer e stanza addirittura all'interno del portale definitivo. Va bene. Qui mette qualcosa di suo o lascia tutto neutro? Crea come un mulinello nell'aria e genera questo ad eternum che adesso ha anche delle screziature di colore blu. Perfetto. Mamma e moglie, esiste ancora? No, Quindi il progetto di Monique non esiste più. no, La Mosè, secondo universo, Leonide, insomma, felinoide, il rettiloide, la mantide, il cobra e i 3DL esistono ancora? no, Piromane, inculcare e bisogno e sacrificio? no neanche. Impianti? No, no, li ha tolti. Le cause esoteriche di tutto quello che abbiamo visto esistono ancora? No, Quindi lei, volendo, potrebbe non avere più l'occhio sinistro pigro, per fare un esempio. lì c'è poi da affrontare l'aspetto anche fisico che si è, diciamo così, Cristallizzato. sì, 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 sì. Però per esempio con i class, metodo di Bates, lei lo sistema. Ovvero? E sono degli esercizi e l'utilizzo di occhiali forellati. Ah, ok, sì, sì, quel sistema lì. Va bene. Nuova frequenza di Monique. 218, Nuova consapevolezza. 189, Anima. 56, Vite. 1682, Cervello. 9.7, Suscettibilità ipnotica. 58. Bene. Con questo valore di capacità medianica e cervello, cosa potrebbe fare Monique? Cosa farà Monique se lo vorrà? Allora, continuerà con i suoi esercizi anche un attimino personalizzandoli, però vedrà, dei risultati più rapidi. Ci vorrà anche magari meno tempo da dedicare all'esercizio stesso.
per vedere effettivamente oltre che con gli occhi, per vedere l'invisibile. La variante che può introdurre è anche di chiudere gli occhi, non solo di mantenerli aperti al buio, ma proprio di chiuderli. E potrebbero moltiplicarsi le immagini che vede. Che messaggio vuole lasciare ai figli? Vi voglio molto bene, siete grandi. Ehm, rimango la vostra mamma, sempre lo sarò, ma mi prenderò più tempo per me. Al compagno? Sei quasi come un fratello per me. Siamo affiatati. Al padre? Hai fatto tanto per me, te ne sono grata. Alla fiamma? Sei sempre la stessa. Non è tempo per noi. Non è tempo o non è ancora tempo? Sicuramente ancora no. Più avanti, chi lo sa. Se lei lo deciderà. Messaggio di Monique a se stessa. Mi piace prendermi tempo per esplorare me stessa e le mie capacità e lo farò giorno dopo giorno con grandi risultati. Molto Vedo bene. anche molto che tocca le cose. È come se iniziasse a prendere contatto con gli oggetti e a percepirli in maniera diversa da come è sempre fatto. Come la vedi in relazione ai due archetipi nel cinema degli archetipi? Non più tanto interessata, a quel tipo di prospettiva dei numeri. Ok. Come vedi Monique tra un anno? Molto bella e viene la parola sensitiva. Se il titolo di questa sessione sarà 11-11, 11 2 punti 11, tu cosa mi dici? Non ne vale la pena. Che senso? Ehm, È un risultato questo. sì, nel senso che è importante attivare anche in questo caso il discernimento e comprendere che cosa significa davvero questo. Quindi non l'attaccamento al numero in sé per sé, ma andare oltre, sempre e comunque andare oltre. Certo. Io ho conosciuto persone che non facevano delle cose perché avevano visto il tal numero e il tal numero avevano dissuaso questa persona dal fare le cose, di aspettare la luna nuova, il nuovo mese, i tempi migliori. Ho visto cose di questo genere. Esattamente questo, quindi il titolo sarà 11-11. Bene. Monica, sei pronta a tornare?